Allora, oggi vi parlo della 1916, l'ultima nata nella pizzeria Gorizia, che nasce per festeggiare i 100 anni dell'azienda. Inutile dirlo con che farina l'abbiamo preparata, sia con la pizza napoletana che con la rossa di 5 stagioni. Allora, la prima cosa, noi per fare l'impasto ci vogliono i 4 ingredienti principali: l'acqua, un po' di farina e il lievito. E iniziamo a partire con l'impasto. Dunque, noi abbiamo 4 ingredienti per fare l'impasto diretto per la pizza napoletana: acqua, lievito, sale e farina. Questi 4 ingredienti, a seconda del tipo, della quantità, della qualità che usiamo, possiamo ottenere tante combinazioni diverse. Un po' come avere le note musicali, no? Con sole 7 note noi riusciamo a fare delle splendide melodie. Cioè, chi è bravo riesce a fare delle splendide melodie. E così anche per la pizzeria, dove praticamente riusciremo con soltanto questi 4 ingredienti a esprimere la nostra arte nel modo migliore. Abbiamo fatto delle dosi del 1,650 kg di farina per ogni litro d'acqua e, avendo usato il lievito di birra, 1 grammo per ogni litro d'acqua. Poi dopo metteremo il sale. In questo momento i lieviti stanno incominciando ad entrare in azione e siccome noi pizzaioli non amiamo buttare niente, e poi ne abbiamo ricavato anche un beneficio di utilizzare la pasta del giorno precedente, che è la pasta di risulta, che noi chiamiamo Ukrishet, che andiamo subito ad aggiungere a tutto quanto. Il nostro, se vogliamo, è un impasto semidiretto, proprio per questo motivo. Praticamente questa pizza nasce raccontandone la storia. Significa che tutti gli ingredienti che andiamo ad usare hanno segnato un po' la storia di questi 100 anni della pizzeria Gorizia. La storia un po' di mio padre, di mio nonno. E la pizza praticamente si riduce alla fine con una base di ricotta emulsionata. Quindi ci andiamo ad aggiungere un attimino di fiori di zucca, che sono un poco quello che è il fiore all'occhiello dell'azienda. Dico, dopo 100 anni, con che cosa si festeggia? Con i fiori. Allora ci mettiamo i fiori di zucca. Quindi i carciofi, questa è una cosa bellissima. I carciofi raccontano la storia della pizzeria, perché la prima pizza fatta dopo la margherita, la marinara e il ripieno, che usava fare soltanto mio nonno, fu proprio questa con i carciofi, perché il Totò, che era un cliente e quasi diciamo amico di mio nonno, ma frequentava la pizzeria Gorizia, gli chiese un giorno di fargli una pizza con i carciofi, una marinara con i carciofi, e da allora nacque la quarta pizza, che fu la Gorizia. Quindi i carciofi fanno parte di questa pizza. Poi c'è un po' di salame. Perché il salame? Perché il ripieno che faceva mio padre, che ha proseguito la storia dopo mio nonno sulla pizzeria Gorizia, faceva un ripieno eccezionale. L'unico merito se lo sono preso io, mettendoci i fiori di zucca, un poco di e l'olio. Per finire, noi andremo all'uscita del provolone podolico e andiamo a fare una grattugiata di provolone podolico alla fine, quando esce, per dare un bel profumo alla pizza. Ecco, questa è la cottura della pizza napoletana. Noi adesso la portiamo un poco a bocca. Non è il caso che questo è un forno elettrico, nel forno a legna si porta a bocca per abbassarne la temperatura, fare in modo che si dice asciugare l'impasto. Cioè asciugare l'impasto significa far evaporare l'acqua all'interno dell'impasto e la pizza diventa più leggera, quindi più digeribile. Noi in questo caso la possiamo lasciare dovunque, perché il suolo è a temperatura costante, essendo un forno elettrico, e quindi tutto a temperatura controllata. Quindi si cuoce uniformemente su tutto il cornicione,
nostra, andiamo a prendere il forno a legna, invece dobbiamo girarla per forza perché altrimenti da una parte viene più cotta e dall'altra parte meno cotta. Abbiamo parlato di portarla a bocca perché praticamente adesso guardiamo di sotto la cottura che sta andando benissimo, di portarla a bocca. Adesso diciamo che la pizza è cotta. Eccola qua. E per finire, prima di portarla al tavolo, noi vi facciamo una bella grattugiata di provolone del Monaco, che è un prodotto DOP dei Monti Lattari, e che dà consistenza, profumo e sapore. Ed ecco a voi la 1916, che racconta la nostra storia.